Buongiorno amici, bentornati. Continuiamo con la riforma protestante. Abbiamo già parlato dei primi riformatori in Svizzera, per esempio a Zurigo oppure a Basilea nella scorsa lezione. Oggi ci occupiamo del più importante di essi, cioè Giovanni Calvino. Giovanni Calvino, la Ginevra di Calvino, le idee di Calvino e dei calvinisti, le differenze molto importanti tra calvinisti e luterani. Spiccano soprattutto le differenze da un punto di vista politico, nella loro visione politica. Sofì è con me, però non so se voglia condividere questa video lezione, forse è stanca, vuoi andare a dormire? Inizia ad artigliarmi. Aia, Sofì, è meglio che la facciamo andare, va bene? Bella Sofì, guardate com'è bella questa gattona, la mia gatta amorevole, la mia gatta porta fortuna, va bene, ti lasciamo andare Sofì. Allora, abbiamo visto proprio nella scorsa video lezione, no, che la sconfitta e la morte di Zwingli a Kappel impedì al riformatore zurighese di imporre con la forza la riforma in tutta la Svizzera, ma non impedì al modello svizzero di evolversi e di rafforzarsi fino a diventare una forza di espansione di livello europeo. La sconfitta e la dipartita di Zwingli non sanciscono l'arresto del modello svizzero, ma succederà esattamente il contrario. Parliamo di Ginevra. A Ginevra la riforma si intreccia con le lotte portate avanti insieme a Berna dal duca di Savoia e dal vescovo cattolico. A Berna la messa fu abolita e la riforma fu introdotta nel 1528 per merito dei predicatori Guillaume Farel, Antoine Froment e Pierre Viret, il quale Pierre Viret poi evangelizzerà anche Losanna. Abbiamo parlato di Guillaume Farel in un'altra video lezione, quella dedicata agli ugonotti e ai calvinisti francesi. Farel arriva a Ginevra nel 1532, dopo aver evangelizzato anche Aigle e Neuchâtel, non lontano da Losanna, quindi comunque nella zona di Ginevra. Farel dovette ripartire subito, andare via dalla Svizzera. Froment invece rimase. Nel 1533 Farel tornò a Ginevra. I riformatori prevalsero in alcune dispute pubbliche con i cattolici e ottennero l'appoggio delle popolazioni, difendendo le libertà cittadine contro il tentativo di sottomissione da parte del vescovo. Nel 1535 fu vietata la messa e l'anno successivo imposta la riforma e approvati gli ordinamenti che regolavano la morale pubblica e il culto. Quindi 1536 è l'anno in cui si afferma la riforma a Ginevra. Nello stesso 1536, attenzione, Farel chiede a Giovanni Calvino, che era lì solo di passaggio, di restare. Chi era Giovanni Calvino? Giovanni Calvino, nato nel 1509, morto nel 1564, era nato a Noyon in Francia da un notaio importante. Calvino studiò alla Sorbona e in altre università, prese la laurea in teologia e poi nel 1528 si perfezionò in giurisprudenza a Orléans, all'Università di Orléans. Poco dopo si trasferì a Bourges, dove fece parte di un circolo di umanisti e studiò le lettere. Dopo la morte del padre nel 1531, Calvino tornò a Parigi, dove studiò le lingue sacre e le lingue classiche. Poi a Orléans ottenne il titolo di dottore in giurisprudenza. Calvino era un grande umanista. Calvino non deviò mai dalla sua formazione umanistica. Egli inserì nella riforma il diritto e la filologia umanistica. Nel 1532, come egli stesso scrive, Dio lo soggiogò e lo condusse alla docilità con una subitanea conversione.
sono parole di Calvino stesso. Come molti riformatori francesi, Calvino si nascose prima a Poitiers, poi a Orléans. Nel 1534 si rifugiò a Basilea, qui pubblicò la prima edizione della sua opera più importante, Institutio Christianae Religionis, cioè istituzione della religione cristiana. È di gran lunga l'opera più importante di Calvino, ma è anche uno dei testi religiosi più importanti di ogni tempo. Calvino fornisce un'interpretazione della Bibbia completamente diversa da quella dei cattolici. Quest'opera ebbe numerose edizioni successive, poi Calvino si spostò a Ferrara, poi a Parigi e poi capitò a Ginevra nel 1536. Come abbiamo già detto, Farel gli disse: vuoi restare a Ginevra? Abbiamo bisogno di te. Calvino si mise subito in evidenza in una disputa a Losanna. Nel 1537 Farel e Calvino presentarono un progetto di riorganizzazione ecclesiastica, ma suscitarono sospetti finché non furono espulsi da Ginevra. Calvino visse a Strasburgo dal 1538 al 1541. Vedete, la storia di Calvino non è semplice. Non succede che Calvino si installi sin dall'inizio a Ginevra. Riuscirà a prendere il potere a Ginevra soltanto dopo molti spostamenti e una prima cacciata da parte delle autorità ginevrine. A Strasburgo Calvino imparò molto dalla collaborazione, dalla discussione con i teologi del luogo, in particolare Butzer. Abbiamo parlato di Martin Butzer in un'altra video lezione. Sempre nel 1541 uscì l'edizione francese dell'Institutio Christianae Religionis, che fu subito un grande successo. Nel 1541 Calvino tornò a Ginevra e questa volta il suo progetto fu accettato. Calvino si impossessa di Ginevra, la data è molto importante, 1541, inizia la parte importante della vita di Calvino. Abbiamo detto nel 1541 questa volta il suo progetto fu accettato. Calvino impone a Ginevra le ordinanze ecclesiastiche, sempre 1541. Spicca l'istituzione del concistoro, un tribunale ecclesiastico di predicatori e anziani che poteva indicare ai magistrati le violazioni delle norme morali. Ne parliamo dopo. Sulla scia di Zwingli, Calvino rende compatibile la riforma con l'ottimismo dell'umanesimo. Egli rifiuta ogni tipo di ritualismo e di esteriorità e come Zwingli nega la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nell'Eucaristia, cosa a cui vi ricordate invece Lutero credeva. Le opere vengono svalutate da Calvino ancor più che in Lutero ed emerge la dottrina della doppia predestinazione, quella che Lutero chiamava giustificazione per fede. Lutero aveva una visione cupa, medievale della società e della politica, che finiva per prescrivere al cristiano il rifugio nell'interiorità e la fuga dal mondo giudicato perverso, dominato dal diavolo che spunta dappertutto. Vi ricordate, abbiamo parlato ampiamente della mentalità di Lutero, delle sue idee sugli aspetti mondani, derivati anche dalla sua esperienza personale, dal suo tormento giovanile interiore. Il luteranesimo esprime l'arretratezza della Germania, in cui si continua a ragionare in termini di fedeltà feudale al proprio Signore. Invece Calvino e il modello svizzero trasferiscono nella Riforma i principi dell'umanesimo, dando alla Riforma un respiro universale e non nazionale, non provinciale. Tradotto nella lingua francese, quella che sarà la lingua di Montaigne e di Cartesio, la lingua della clarté, della chiarezza e della distinzione, la Riforma si libera dalla visione pessimistica luterana e dalla sottomissione all'autorità
della spada del potere temporale. Quindi vedete, le differenze tra luteranesimo e calvinismo sono anche differenze di tipo psicologico. Come abbiamo visto, anche Calvino pensa che la fede salvi, che la grazia salvi e non le opere. E la dottrina della predestinazione, la doppia predestinazione di Calvino, è ancora più netta, è ancora più dura di quella di Lutero, che ripeto la chiamava giustificazione per fede. Calvino parla di grazia irresistibile e afferma che il motivo per cui alcuni sono salvati e altri no resta del tutto nascosto alla ragione umana. Solo gli uomini di fede sono gli eletti da Dio, gli eletti, i predestinati al paradiso. Ma che vuol dire gli uomini di fede? Calvino e anche più di lui, dopo di lui, i calvinisti successivi, iniziano a pensare che gli uomini di fede siano soltanto i calvinisti stessi, ok? Cioè, attenzione, i calvinisti, in fondo anche adesso, i calvinisti pensano che a salvarsi, ad essere predestinati alla salvezza, al paradiso, ad essere stati scelti da Dio, sono solo loro. Cioè, solo i calvinisti si salvano, pensano di salvarsi sicuramente. Solo loro si salvano, i calvinisti e pochi altri. Mentre Lutero, ricordate, non pensava così. Questa anche è una differenza teologica tra luterani e calvinisti. Lutero diceva che la grazia salva, che la fede salva, però attenzione, la fede, ricordate, l'abbiamo spiegato parlando di Lutero, la fede per Lutero è condizione necessaria ma non sufficiente alla salvezza. Cioè, secondo Lutero, tu puoi avere fede, ma questo non significa che tu abbia la grazia, ok? Il Signore potrebbe anche mandarti all'inferno anche se tu hai la fede. Viceversa, i calvinisti tendono a pensare che chi ha la fede, e la fede corretta, cioè loro stessi, soltanto i calvinisti, inevitabilmente si salva. Perché? Perché Dio opera attraverso questa grazia irresistibile. La grazia irresistibile fa in modo che solo i predestinati al paradiso possano sviluppare la fede. Quindi differenza fondamentale, il luterano è più pessimista del calvinista anche perché non sa se si salverà, non può essere sicuro di essere nel numero dei predestinati. Anche Lutero o i luterani, lo stesso Lutero non poteva essere certo di essere stato salvato, di essere stato prescelto da Dio. E quindi il luterano vive nel rovello interiore, sarò salvato, sarò dannato, e si preoccupa delle sue opere, e qualunque opera può essere anche il segno di una morale corrotta, l'indicazione che andrà all'inferno. Invece i calvinisti non pensano così, i calvinisti pensano che, insomma, si salveranno solo loro e qualcun altro. Tuttavia il calvinista, attenzione, pur certo di essere un eletto, non ha bisogno di disprezzare le opere, come faceva Lutero, di considerarle malvagie e di cercare rifugio soltanto nell'interiorità. I calvinisti iniziano a pensare che sia possibile realizzare opere buone, soprattutto nella sfera esteriore, nella sfera della società, riformando la società. E per questo ritengono che i cristiani, attraverso il concistoro, debbano contribuire alla politica, debbano governare. Secondo Lutero, Dio salva nonostante le opere, secondo Calvino, indipendentemente dalle opere. Che significa? Cerco di spiegarlo meglio. Entrambi, sia Lutero sia Calvino, pensano che le opere non servano alla salvezza, solo la grazia di Dio testimoniata dalla fede salva. Però la differenza è questa: Lutero pensa che le opere siano sempre malvagie, cioè che sia impossibile per l'essere umano compiere opere buone, e quindi Dio, secondo Lutero, perché ti salva? Ti salva nonostante le opere, perché le opere sono sempre cattive. Invece, attenzione, Calvino e i calvinisti, come abbiamo detto,
a differenza dei luterani, pensano che l'essere umano non sia a tal punto gravato dal peccato originale, non sia a tal punto soverchiato dal diavolo nelle cose esteriori da non poter fare opere buone. Calvino e i calvinisti pensano, a differenza di Lutero e dei luterani, di poter fare delle opere buone. Però continuano a pensare ovviamente che le opere non servono alla salvezza. Quindi Lutero dice: Dio ti salva se vuole salvarti nonostante le opere, perché sono sempre cattive. Calvino invece dice: Dio ti salva se vuole salvarti indipendentemente dalle opere, che possono essere anche buone, però non serviranno mai alla salvezza. Quindi Dio ti salva indipendentemente dalle opere, senza guardare se le tue opere siano buone o cattive. Però a differenza di Lutero, Calvino dice è possibile fare delle opere buone. Capite la sottile differenza teologica, che però poi sarà la base di una notevole differenza nella visione politica, come tra poco vedremo, tra luterani e calvinisti. Le differenze tra luterani e calvinisti non sono tanto nella sfera teologica, nelle idee, quanto nella loro visione politica, anche se questa scaturisce da una sottile difformità nelle idee teologiche. I calvinisti inoltre sono famosi per il loro spirito di lavoro, per la loro esaltazione del lavoro. Anche Lutero aveva affermato la piena dignità del lavoro, ma Calvino fa di più. Calvino vede nel lavoro un mezzo per ringraziare Dio della salvezza, per glorificare Dio e per esprimere la fede. Il lavoro produttivo diventa una forma di preghiera. L'arricchimento attraverso il lavoro dai calvinisti non viene più considerato malvagio. Inoltre il successo nel lavoro e nella vita viene visto come un segno della predestinazione. Ripeto, anche Lutero pensava più o meno queste cose, ma Calvino e i calvinisti le pensano, credono in queste cose in maniera molto più spiccata, in maniera molto più netta. Pensate che Calvino arriva anche a giustificare il prestito ad interesse purché sia a fini produttivi. Secondo Max Weber, ecco, importantissima questa cosa che sto per dire. Secondo Max Weber, questa concezione di Calvino e dei calvinisti avrebbe favorito l'accumulazione e l'investimento produttivo, avrebbe favorito l'affermazione del capitalismo. Nel 1905 Max Weber, sociologo tedesco, pubblica l'opera importantissima L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1905. Max Weber propose una famosa interpretazione della riforma protestante. Max Weber rileva che i paesi mediterranei, rimasti cattolici, Spagna, Portogallo, Italia, non hanno imboccato la via dell'industrializzazione e del capitalismo, se non molto in ritardo. Al contrario, dice Max Weber, i paesi che sono diventati protestanti, soprattutto calvinisti, come Olanda, Inghilterra, hanno aperto molto presto la strada verso il capitalismo e in generale verso la modernità, cioè verso la democrazia, la scienza, la tecnologia. Secondo Weber, questo sarebbe dipeso proprio dal calvinismo. A Weber non interessano tanto gli aspetti politici o economici del capitalismo, bensì gli aspetti psicologici, quello che lui chiama spirito, lo spirito del capitalismo, da cui il titolo della sua opera. La mentalità imprenditoriale, protesa all'investimento, al rischio dell'investimento, all'arricchimento, alla competizione nel libero mercato, la tendenza a reinvestire ciò che si guadagna. Questo è lo spirito del capitalismo. Sociologia religiosa e sociologia politica possono corrispondere, possono collimare, dice Weber. C'è una connessione tra le diverse religioni e la mentalità dei popoli. Le strutture economiche possono essere prodotte dalle idee religiose. La religione protestante, soprattutto quella calvinista, ha favorito, secondo Weber, l'affermazione dell'economia capitalistica. Infatti la mentalità calvinista spinge a lavorare, a risparmiare, a accumulare capitali, reinvestire. Il lavoro diventa in un certo senso fine a se stesso per i calvinisti.
il lavoro per il lavoro. Il calvinista non lavora per spendere ciò che ha guadagnato o per smettere di lavorare acquistando un titolo nobiliare. Il calvinista si arricchisce sempre di più senza godere più di tanto dei frutti del suo lavoro. Continua a vivere in una casa sobria, a mangiare in una mensa parca, ad attenersi a dei costumi severi, a far sì che le proprie chiese siano spoglie, non favorisce l'ostentazione pubblica del lusso, non spende il calvinista per costruire cattedrali sontuose piene di opere d'arte. Secondo Weber invece nei paesi che non hanno una mentalità calvinista, nei paesi cattolici come Italia, Spagna e Portogallo, l'economia è sempre subordinata a fini extraeconomici, cioè l'ostentazione del lusso, le spese in beni voluttuari, i consumi prestigiosi, l'acquisto di titoli nobiliari con cui non lavori più. Nei paesi cattolici quindi la produzione ad un certo punto termina, mentre i calvinisti, fedeli al loro spirito capitalistico, non spendono ciò che guadagnano, lo reinvestono, innescando una accumulazione ininterrotta, formando quel che Marx chiamerà l'accumulazione primaria. Calvino e in minor misura Lutero avevano esaltato il lavoro, ma più in generale il dovere, il rispetto del proprio compito nella comunità sociale. Beruf è un termine centrale nella teoria di Max Weber, un termine tedesco. Nel concetto di Beruf insita anche l'idea di vocazione, qualcosa a cui Dio ci ha chiamato. Infatti Beruf in tedesco significa lavoro, professione, ma significa anche chiamata, il Beruf. La certezza da parte del calvinista di essere un eletto, un predestinato al paradiso, fornisce al dovere un valore etico. Inoltre, la certezza della predestinazione rende il calvinista tranquillo, fiducioso in se stesso, ottimista. Il calvinista sperimenta quella che è stata chiamata ascesi mondana. Il calvinista è convinto con certezza di andare in paradiso, in qualche modo si sente già in paradiso, si trova in questo mondo, non è ancora morto, però in questo mondo sperimenta una sorta di ascesi, si sente già in qualche modo nell'altro mondo. Mentre il cattolico prega per ottenere qualcosa da Dio, il calvinista prega per onorare Dio e per ringraziarlo di qualcosa che è certo di aver ottenuto, ovvero il paradiso. Come la fede nel protestantesimo è separata dalle opere esteriori, così nello spirito calvinistico capitalistico la produzione e il lavoro sono morali in sé, separati dal loro risultato. Quindi i profitti non vanno spesi ma reinvestiti. In un certo senso per il calvinista il lavoro sostituisce la preghiera. Quella di Weber è una tesi culturalista. Che vuol dire una tesi culturalista? Una tesi che suppone che un'ideologia, in questo caso la religione calvinista, possa essere la causa di mutamenti economici, cioè il fatto che l'ideologia, la cultura, sia prevalente rispetto all'economia e che anzi possa modificare l'economia. Quindi si tratta di un'interpretazione opposta a quella marxista, ricordate il materialismo storico di Marx. Secondo i marxisti infatti è avvenuto il contrario, la religione calvinista, che come tutte le ideologie è una sovrastruttura, sarebbe stata causata dal capitalismo, cioè dalla struttura economica, che si stava già affermando. Quindi secondo i marxisti il calvinismo sarebbe stata solo una razionalizzazione mentale, una giustificazione ideologica di un'economia che già era mutata indipendentemente dal calvinismo, un'economia che era mutata prima del calvinismo, che era mutata per altri fattori. Dunque i marxisti pensano che il protestantesimo sia l'ideologia e la giustificazione delle nuove classi borghesi in ascesa.
le quali classi erano in ascesa ben prima della rivoluzione protestante. I marxisti e in generale tutti coloro che si oppongono alla teoria di Weber mettono in evidenza che il capitalismo sarebbe stato favorito da fattori che non c'entrano nulla con la religione, come l'affermazione delle economie atlantiche, le colonie, oppure l'allontanamento dal Papa da parte della nuova borghesia degli uffici, che in seguito all'accrescersi dell'assolutismo si stava legando allo Stato, svincolandosi dalla sudditanza alla Chiesa cattolica. Questa borghesia è più fedele al sovrano assoluto che al Papa. In generale il calvinismo sarebbe stato favorito dall'emergere anche della coscienza nazionale, anche da un punto di vista religioso, o la coscienza nazionale di stampo religioso, oppure l'inverso, cioè la tendenza a rivendicare la propria autonomia dallo Stato e dal sovrano assoluto, che può spiegare per esempio l'adesione al calvinismo da parte di molti contadini del sud della Francia che, come in precedenza i catari, volevano sottrarsi al centralismo di Parigi, contadini che di certo non somigliavano affatto agli imprenditori o ai mercanti capitalisti. Molti studiosi, anche cattolici o liberisti, per esempio la scuola austriaca libertaria di von Mises, hanno messo in evidenza che il capitalismo si era già diffuso in aree cattoliche come i comuni italiani nel 300 e continua a esistere nel corso di tutto il 500 a Venezia, a Lisbona, a Siviglia, quindi in aree cattoliche. Inoltre la grande borghesia mercantile del Rinascimento in Italia o i grandi banchieri della Germania meridionale come i Fugger o i Welser erano e restarono cattolici. Weber comunque avrebbe potuto rispondere che lui per capitalismo non intendeva le grandi avventure in mare o il colonialismo o la grande finanza, bensì l'attività quotidiana di piccoli produttori e commercianti. Tuttora la tesi di Max Weber è molto discussa, comunque spero di essere riuscito a spiegare chiaramente le differenze politiche tra Lutero e Calvino. Ripeto, sono le differenze più importanti, perché in fondo le differenze teologiche sono limitate. Lutero delegava totalmente il potere al principe, mentre il cristiano deve occuparsi solo della sua interiorità. Invece Calvino pensa che la vita religiosa deve investire la stessa comunità civile, non deve restare chiusa nella sfera della coscienza, come diceva Lutero. Quindi, dice Calvino, le istituzioni civili devono essere al servizio della comunità cristiana, controllando i costumi e la morale. Una morale cristiana si può applicare, le opere buone si possono imporre nella sfera esteriore della società, a differenza di quello che pensava l'ultrapessimista Lutero. I calvinisti sono convinti che lo Stato, la società, la vita associata possano essere organizzati secondo principi di rettitudine, di onestà e di rispetto dei valori cristiani. Si può costruire una società che anticipa il regno di Dio. La comunità calvinista è tendenzialmente repubblicana. Le autorità civili non governano da sole, vengono affiancate da un concistoro formato da pastori evangelici e da rappresentanti laici che hanno il compito di controllare la purezza della fede e dei costumi e di reprimere l'eresia. In luoghi diversi della Svizzera il concistoro verrà chiamato presbiterio, che significa consiglio degli anziani, perché in greco i presbiteri sono gli anziani. Famoso il presbiterio di Edimburgo di John Knox, che come abbiamo detto in questa e in un'altra video lezione fu allievo, lo scozzese John Knox, di Calvino a Ginevra. Spesso il presbiterio imponeva una vera teocrazia, come appunto a Ginevra, con forti limitazioni alla libertà di religione, di espressione e di stampa. Altre volte le autorità calviniste si rivelarono più tolleranti, col passare del tempo i calvinisti diventeranno più liberali e non istituiranno più alcun presbiterio, come avvenne ad esempio nel caso della Repubblica Puritana di Cromwell in Inghilterra, lasciando libertà religiosa almeno a tutti gli altri gruppi protestanti, anche i protestanti radicali.
In realtà il concistoro di Calvino a Ginevra era molto duro. A partire dal 1541, dunque, l'anno delle ordinanze ecclesiastiche di Calvino, la riforma in Europa si presenta con due anime distinte, quella luterana e quella calvinista. Vi erano anche altre anime della riforma, per esempio gli anabattisti o la Chiesa anglicana, che però verrà, si svilupperà soprattutto negli anni successivi. La versione del calvinismo, tuttavia, inizia a prevalere sulla versione luterana. Che significa? Ci sono diverse aree di diffusione del protestantesimo in Europa. Il luteranesimo, che ha preceduto il calvinismo, dove si impone? Si impone, attenzione, in aree dell'Europa, in regioni dell'Europa che nel 1550 circa sono già ben definite e resteranno quelle, cioè a metà del 500 alcuni territori sono diventati luterani, non ce ne saranno più di territori che passeranno alla riforma luterana. I luterani si affermano solo, si fa per dire, in metà, più o meno in metà della Germania e mezza Germania, soprattutto nella Germania settentrionale e nella Germania orientale, nel nord e nell'est della Germania. Poi il luteranesimo si afferma anche nell'area scandinava, in Svezia e in Danimarca per volontà, si afferma dall'alto, per volontà dei sovrani di Svezia e Danimarca, così come il luteranesimo si era affermato dall'alto anche in Germania con l'intervento dei principi tedeschi. Quindi oltre a metà della Germania il luteranesimo interessa i paesi scandinavi, Svezia e Danimarca e tutti quegli altri paesi, popoli, regioni della Scandinavia che all'epoca non erano indipendenti ma dipendevano o erano controllati o dalla Svezia o dalla Danimarca, per esempio la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e anche in parte i paesi baltici. Questi sono gli unici territori in cui il luteranesimo si diffonde. Il luteranesimo, abbiamo visto, è una versione più provinciale, più nazionale, più chiusa, meno umanistica del protestantesimo rispetto al calvinismo e quindi si ferma lì. Diventano luterani anche alcune aree della Polonia abitate da tedeschi perché appunto la religione luterana conserva in sé un forte elemento nazionale, nazionalistico tedesco oppure scandinavo. Queste solo sono le direttrici di espansione del luteranesimo. La Germania e i paesi scandinavi e in parte anche i paesi baltici, diciamo. Mentre invece il calvinismo, l'abbiamo detto, rappresenta l'ala più universale, più umanistica, più cosmopolita della riforma protestante e quindi si afferma in tutto il resto del mondo. E dopo il 1541 e dopo il 1550, quando la riforma protestante si diffonde ulteriormente quasi soltanto nella sua versione calvinista. Persino in Inghilterra, dove la Chiesa anglicana, gli anglicani, per volere del re, avevano preceduto i calvinisti, poi i calvinisti si diffonderanno enormemente mettendo in discussione la sovranità del re assoluto inglese, anglicano, episcopale. Il calvinismo si diffonde in Scozia, il calvinismo si diffonde in Olanda, il calvinismo si diffonde in Francia, lì i calvinisti sono chiamati ugonotti, i calvinisti inglesi, lo sapete, sono chiamati puritani. Il calvinismo si diffonde anche nell'Europa orientale, inizialmente in Polonia, in Ungheria, in Boemia, sono i luterani a portare la riforma, ma ben presto i luterani saranno superati
e soppiantati dai calvinisti. Quindi anche la riforma protestante nei paesi dell'Europa centro-orientale come Polonia, Ungheria, Boemia erano grandi imperi, è una riforma di stampo calvinista. E anche quando il calvinismo è un calvinismo radicale, come nel caso dei sociniani in Polonia oppure in Transilvania, degli antitrinitari sociniani, oppure nel caso degli anabattisti in quasi tutta Europa, oppure in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, nel caso dei quaccheri o dei battisti o dei mennoniti in Olanda e in Inghilterra, sono tutti nomi che vengono dati alla visione calvinista del protestantesimo. Anche negli Stati Uniti d'America, qual è la versione protestante che si diffonde? È una versione calvinista. Tuttora negli Stati Uniti d'America la maggior parte dei protestanti sono o metodisti oppure battisti, che sono due delle tante famiglie che si sviluppano a partire dal calvinismo del Cinquecento. Quindi vedete, la capacità di espansione e le aree che vengono interessate dal luteranesimo sono molto limitate, mentre il calvinismo ha davvero una capacità di espansione a livello internazionale, a livello mondiale. Rappresenta la versione vincente, la versione nettamente maggioritaria del protestantesimo. Calvino comprendeva il valore della cultura, per questo fece affluire a Ginevra i migliori insegnanti come Sebastiano Castiglione. Nel 1559 anche Ginevra avrà la sua accademia affidata alla direzione di Teodoro di Beza. Abbiamo parlato di Teodoro di Beza anche nella lezione dedicata agli ugonotti francesi. Calvino cercava di inculcare la virtù nelle masse popolari, tuttavia Calvino si macchiò di alcuni atti di intolleranza che tuttora gli sono rimproverati. Nel 1544 il Castiglione fu espulso dopo uno scontro teologico. Più grave fu l'esecuzione di Michele Serveto nel 1553. Si trattava di un medico spagnolo che aveva messo in discussione la dottrina della Trinità, come facevano anche gli anabattisti. Secondo lui Cristo aveva una natura divina ma non terrena. Molti tuttora considerano questa, cioè l'uccisione di Serveto, una grave macchia sull'operato di Calvino. Negli ultimi anni della sua vita Calvino era diventato il capo assoluto della città, il capo assoluto di Ginevra, onorato e rispettato da tutti. Dominava in qualche modo anche l'andamento del calvinismo in Francia, in fondo lui era francese, no? A tutti gli effetti, inviando consigli, inviando direttive anche ai calvinisti in Francia, gli ugonotti. Ginevra diventò la roccaforte del protestantesimo, il simbolo mondiale del protestantesimo, il centro più importante della sua irradiazione. Il numero degli abitanti di Ginevra aumentò enormemente. Ginevra era un centro di propaganda e di istruzione, profughi da ogni parte accorrevano a Ginevra. I ministri addestrati, disciplinati, disposti al martirio che venivano fuori da Ginevra possono essere paragonati ai gesuiti nel campo cattolico. Basta un solo esempio: John Knox, di cui abbiamo già parlato, il futuro evangelizzatore della Scozia. 161 pastori da Ginevra andarono in soccorso della Chiesa riformata di Francia, degli Ugonotti. Nel 1559 uscì la grande edizione definitiva della Institutio Christiane Religionis di Calvino, accresciuta di oltre un quarto. Calvino fu il più grande teologo biblico della sua generazione e la Bibbia per lui era ciò che veramente contava. Calvino predicava 2 volte alla settimana sulla Sacra Scrittura e scrisse commentari su molti libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Noi concludiamo qui la lezione, spero che vi sia stata utile.
su il protestantesimo a Ginevra, su Calvino a Ginevra, sulle idee dei calvinisti, sulle caratteristiche del calvinismo, ma anche sulle differenze molto significative tra calvinismo e luteranesimo. Io vi ringrazio, proseguiamo ancora con le nostre lezioni della playlist Riforma Protestante, quindi continuate a seguire quello che io ho da dire, e molto ho da dire sulla Riforma Protestante. Vi saluto e vi ringrazio tutti, arrivederci.